Yeah, this is some of the more dangerous animals compared to the fish. It's a hippo. Questi sono molto più pericolosi che i ippopotami, ovviamente. You should not come too close because they are very aggressive. Sono molto aggressivi. Yeah, here just to give you some more underwater impressions. You can see some impressions of the lake. Un po' di immagini così del lago sopra e sotto. And here you see one of our workers catching the fish with the net. How many meters? Oh, this is maybe 15 meters. 15. Yeah, and then I also come to a group. I hope you're still interested. It's not too long, but it's okay to go on. I don't want to bore them. No, chiede se mi state annoiando, ma non mi sembra. Avanti, go on. Okay. Because I want to tell you also something about a very interesting group of Copalicomes in Tanzania. Because when you travel along the shore from the south to the north, you see different types of this Copalicomes, and in my opinion, they are all related to each other. And you can see how the color will change when you come from the south and you go to the north. And I will show you. Allora, se tu procedi da sud verso nord, trovi questo Copalicomes, però lo vedi variare di colorazione. Sono probabilmente correlati, perfini, però li vedi variare. Yeah, so we start here a little bit in the south. This is also around Lundo or Hongi Island. You find this Copalicomes, dark blue without any white on the head, just a little white in the dorsal fin, as you see. But otherwise it's just completely dark blue. And this is the allora, qui siamo a sud, quindi Lundo, Pueg, e tu non trovi il bianco praticamente, non trovi, quindi lo chiami dark blue, e non trovi il bianco sulla testa. Here this is the same fish with a little bit more yellow on the side of the body, but you can also see no white on the head and very dark. Qui trovi ancora lo stesso pesce, però vedete non c'è il bianco, trovi un pochino più di giallo, però è fondamentalmente lo stesso. It's the same one. Lo stesso. And this is the same fish in aquarium. In vasca. Female. Femmina. Again a diver. That is mixed in, I don't know why. So, and then it's interesting because when you go more to the north of Tanzania, for example, it starts at Magunga, you find this Copalicomes, which is called now Copalicomes trevavase. And now this is more in the north at Magunga area, in Lupingo area, and there the fish have a lot of white on top of the fish in the back, as you see. Allora, se vai verso nord, qui siamo nel Parte Magunga, tu trovi questo Copalicomes che è classificato come Copalicomes trevavase. Qui vedi un molto più bianco sopra praticamente la parte superiore del pesce. So this is the same fish underwater. Sono in acqua. Again. And then when you look exactly at this fish, you see this is even more in the north. This is Makonde exactly. This fish, the picture was taken at Makonde, which is also more in the north compared to Magunga, for example. And here you see how they change the color. They still have a white on the head and white in the dorsal, but you already see yellow in the fins, which you cannot see on the other one from Magunga. They don't have any yellow. But the white is not on the back of the fish, it's only on the forehead. But some yellow. Allora ci spostiamo ancora più verso nord, qui siamo nelle parti di Makonde. Si trova molto più bianco soprattutto sulla testa davanti, e poi vedete anche il giallo che praticamente qua è quasi scomparso. It's the same one, and there you also see a little bit of orange and yellow in the fins. Here too. And then we go even more in the north. This is still at Makonde, but a little bit more north. Qui siamo più verso nord ancora. And then we come to Kirondo, and this is very far in the north. And you see again this Copalicomes
a much lighter blue, no white, but also in the fins yellow. Allora, se andiamo ancora verso nord, troviamo un altro po' di chromis, invece il blu scuro praticamente non c'è perché è molto più chiaro, non c'è più bianco, però trovate il giallo e poi soprattutto il giallo. This is what I found very interesting, because when you start in the south, you have a very dark one. Then in the middle, you find the one with a lot of white on the top. And afterwards, when you go even more north, the white is gone and they are light blue. So this to me was very interesting. Allora, è interessante per lui perché parti dalle popolazioni a sud che sono molto scure, vai a metà, trovi bianco, e vai ancora più su, sparisce il bianco, e di me invece c'è il giallo. And here you see even better that with a lot of yellow already on the side of the body. Molto giallo qua. Female. And this is the same fish in the aquarium. E in vasca. Yeah, this is the ship I told you about. This is the Songea, and they deliver some food and other things what the people cannot buy. And then when this ship comes, a lot of people go there to buy some things. And quando arrivano quando arrivano le navi, ovviamente ci sono le cose da comprare, da mangiare. Because at this time when I was there was no shop, nothing to buy, just nothing. Sì, perché non ci sono negozi, quindi le navi sono le uniche che portano questo materiale. From time to time you can buy a cow and make yourself a steak, but this is not very good. Ci sono le mucche, ecco, There are also some impressions from the area where I was, and also the people there. What I like about the people is that, of course, they are all very poor, but they are always happy. You know, they are always smiling. They are never in a bad mood. They just enjoy their lives, even if they have nothing. Allora, ovviamente qui la gente è molto povera, si può vedere, però è anche felice, in genere contenta. And here you see also a nice place and how clear the water is, and when you go underwater, everything is full of fish, and it's really beautiful. Qui vedete l'acqua è davvero trasparente, voi potete vedere i pesci lì proprio tutto sotto. This is maybe also interesting, because here on this walk you can see how the water level is changing from time to time. Qui potete anche apprezzare quanto cambi il livello dell'acqua, insomma, dalle rocce. Here also you can see very well. And this is what the people do. They just burn all the plants to put this manioc. You know this manioc? Yeah, manioc. They just burn everything to plant the manioc. Allora la gente qua cosa fa? Brucia tutto per piantare la manioca. Okay, and now we come to some other nice, like I want to say, pseudotropheus. And this is also one of it's a black dorsal variety. And this one is named after the bishop of Liuli. And the name of the bishop was Shauri. Yeah, Shauri. And this is why this fish is called Pseudotropheus species Shauri black dorsal. Allora, so questo maybe also interesting, because he was the only one with a telephone in the whole village. So when I had to make a call to Germany, I had to go to the bishop. Okay. And then, because to make him, to give him something to be happy, this fish got his name. Allora, questo Pseudotropheus non ha ancora un nome, ma mi ha chiamato Shauli, dal nome praticamente del vescovo di questo villaggio, che tra l'altro è quello che possiede l'unico telefono a cui io ci devo andare per telefonare. Quindi è stato anche bello di dare questo nome per riconoscimento. This is the female. Femmina. Another male. And this is the Pseudotropheus dactari. I'm sure you know this one. Il dactari, Pseudotropheus. And a group of them. Gruppetto. Very intensive color, I think. I colori sono molto intensi. And this is also interesting. This is not from Tanzania, this is from Mozambique. But in my opinion, it's the same fish, but with some blue coloration. So this, I just wanted to show you that there's other varieties, but they are more in the south, already in Mozambique.
Dactari. It's also Dactari variety from the Allora, south. questa è la stessa specie, però non proviene dalla Tanzania ma viene dal Mozambico, e come vedete è leggermente differente. Insomma. Because the yellow Dactari you find at the border to Mozambique. It is also the area of high reef. This is not far away from Mozambique, and when you go into Mozambique, they change a little bit to blue. Diventa più blu insomma nel Mozambico. And this is again a group of Tanzanian yellow Dactari. Un gruppo di Dactari gialli. Again, it's on here. E qui ancora impressione. And this is where we are on tour to collect fish. Giro raccogliere pesci. Okay, now I come to the Labidochromis species Hongi. Questo è l'Abidochromis Hongi. So this is the natural color of the Labidochromis Hongi. Questi sono i colori naturali, insomma, delle specie. This is an underwater picture of the same. Sott'acqua. And this is what I was telling in the beginning, that there is a hongi existing with a lot of red, like this one. But this is not existing in the lake, so this is a man-made color. So if compared to the red top dumbi, which is really red, so the hongi is not existing in red. Allora, questo è l'Abidochrome di cui vi ho detto prima, insomma, che è quello che non esiste in natura, così ho fatto vedere io come quello in natura, però se vi ricordate prima il discorso che facciamo per l'altro. And this is, you can find also the fish in the lake with this color, so just a little bit of yellow, but also interesting because you have the same on the red top dumbi. You find some with yellow and other with red, like on the hongi too. So this is one with less red. Ah, certo, qui è molto meno rosso rispetto al top dumbi che dicevamo prima. And this is a female. Femmina. And this is also one of the interesting fish from this line. This is a Labidochromis perlmutt. Labidochromis perlmutt. Also very nice, and it was also completely new in this coloration. Nobody knew that you have Labidochromis with this coloration, so that was also. Questo è un Labidochromis che nessuno ha mai visto ed è totalmente nuovo, con colorazioni di questo genere. Was very interesting found also. Questo è un nostro ritrovamento interessante. So this is a dominant male without the bars, and when they are not so strong, they show the bars like this one. Ah, ok, quello senza bar è il dominante, invece questo qua, no? Yeah, this is also the famous Williamsi orange, or also orange blue lips. Also one of the bigger munas from Tanzania, and they can show quite a lot of orange. This male is not so much orange, but some of them they have a lot of orange. And then together with the really blue lips, like you see here, it's also a very beautiful fish. Questo è un buna molto grande, massiccio Williamsi, chiamato Williamsi labbra blu, blue lips, e in genere sono più arancioni, more orange, usually, generalmente sono più arancioni. Yeah, on top is a mouth breeding female. In alto potete notare una femmina in incubazione. This is also a nice fish which we found there. This is a Pseudotropheus tursiops, but nearly gone in the aquarium. I don't know. I think nobody is keeping this fish now at this time in the aquarium, but I like it also quite a lot. Questo è il tursiops, però praticamente non c'è in acquario, non lo tiene nessuno. Però è interessante come colore. Yeah, if you compare this fish with other Pseudotropheus, it's very different. You know, the shape is different, the coloration, everything is quite different. Quindi è abbastanza diverso dalle altre Pseudotropheus per forma e anche colorazione. Yeah, and these are some pictures where the Pseudotropheus demasoni were found at Pombo. Allora, qualche immagine del Pseudotropheus demasoni da Pombo. Underwater. Sott'acqua. Oase and Kalainos, and also Demasonian in the middle. You see how small they are in the lake, very small. Nel lago sono molto piccoli dei masoni. This is just an impression of the Phosphorochromis austratus. They always live in very big schools. Allora, Phosphorochromis austratus vive in gruppi molto grandi nel lago. Yeah, and when you stand in the lake, they all come because then they try to search the food, you know, and they all come to you and swim around your feet. Quando tu sei immerso nel lago, praticamente i Phosphorochromis vengono per cercare il cibo attorno a te, insomma, che tu sul lake.
Yeah. And now we come to another group of pseudotropheus. This is the Mzobo group. And also in Tanzania you have different types of Mzobo. And those I also want to show you. This is, I think, the nicest one. This is from Magunga. This is Mzobo Magunga. Allora, qui abbiamo un altro gruppo Mbuna, questo è Mzobo, questo ce ne sono vari. E la Tanzania, questo secondo me è il più bello, uno dei più belli, è il Mzobo Magunga. Another one, but with a different pattern. You see, they are also very variable. Sono molto variabili, questo è un altro, però vedete ha un altro disegno. And here maybe also interesting because on this fish you see in the tail fin that this fin eater took a piece of the fin. Allora qui è interessante anche perché se guardate la dorsale della caudale è stato morsicato, è stato mangiato da un altro pesce. And this is the female of Mzobo Magunga. Questa è la femmina. After the catching, another male. Un altro maschio. And the female in the aquarium, and you see how beautiful they can be. Allora in acquario potete vedere come diventano belle. And this is an underwater picture also of Magunga. Questo è sempre del Magunga, ma in acqua. And now we come to another variety, maybe not many people know them. This is from Lundu, not Lundo Island, it's Lundu. It's in the north. And you also have the Mzobo, but they look different because you see they don't have too much white markings on the side of the body. They only have it on the head, and the body is more black, as you see here. Allora, questo viene da questa località Lundu, più a nord, vedete è leggermente diverso perché non c'è più il bianco, è solamente là sopra il bianco. Anche sempre la stessa varietà. This is Lundu female. È la femmina. And this is again another variety, and this is from Tumbi. But you know, in Malawi there's also Tumbi West, for example. It's written with H, but this Tumbi in Tanzania is without H. It's also called Tumbi. Ah, questa è un'altra, non è il solito di Tumbi West, questa è un'altra proprio località di Tumbi. E vedete questo pesce. And this is Mzobo Tumbi from Tanzania. Mzobo Tunga. And this, you can see the difference because the one from Tumbi, they have a black line in the dorsal fin. C'è sopra con il Tumbi ha questa linea nera. And this is from Lundo. Questo è Lundo. And they are very similar, but they don't have a black line. È molto simile, ma non c'è la banda nera. And these are the females of Lundo. Yeah, this is what they say now. Yes. Again, some other impressions of the fish we were talking about. And this is one of the rare Copelicomes. This is it's called Chingata, and it's quite similar to the if you know the Copelicomes gerzi, and this is similar to the Copelicomes gerzi, but the females they have yellow fins. Allora, questa è un'altra specie, un'altra varietà molto rara di Copelicomes, è Chingata. È molto simile a Copelicomes gerzi, ma le femmine hanno yellow fin, yes. Hanno le pinne gialle. Unfortunately, the male is not in full color because they get like a gerzi, very dark body with a yellow-white blaze. But this is not in full color. Allora, questo non è in piena colorazione, ma è molto simile a quello del gerzi, con questa lama, insomma, che è molto chiara. And this is the female. La femmina. Questa. Maschio. And this is one of the beautiful Copelicomes. It was called Copelicomes azureus whitehead because not all of them, but many of them have like a white blaze. So questo è Copelicomes azureus whitehead. E non tutti ce l'hanno così bianca, però molti, alcuni. Femmina, yes. Granchio. And here this is just you see everywhere the young fish. Not so easy to see, but everything is full with the young fish. Dovunque tu vedi i giovani, insomma i piccoli, dovunque. Yeah, and this is then the sunset, which is also very beautiful when you see it in Africa. Guarda, i tramonti si sprecano. Yeah, and this is the end, and I hope you enjoyed it.
anybody has some question, and I hope I can give answers, you can ask at any time if you like. Allora, se avete domande, io spero di riuscire a rispondere. Traduci tu? Questo è un casino, però vediamo. Puoi chiedere per cortesia i Wadicronis, Kawanga, i Dark Blue che hanno loro da che brief più o meno arrivano? Ha spiegato prima che il Dark Blue ha colorazioni variabili da sud spostandosi verso nord. Volevo capire però quello che loro a che epoca ti riferisci? un anno fa. Which population have you got in Sweden standard of Wadicronis dark blue? Kawanga, Dark Blue. At the moment we have the Kawanga, but from Malawi, not from Tanzania. About 8 years ago. Yeah, about a year ago it was, I think it was the one from Malawi coast. Yeah, but it's very similar to the Tanzanian. See, more yellow about. Yeah, more yellow, but you see some pictures, and in Tanzania they can also have a lot of yellow, like you see on the picture. Similar. This is similar fishes. Un po' più giallo, sì, meno scuro, meno nero. What was in the photo? We see that Phenocilus in the lake have a long nose, but in the aquarium the nose and the mouth short or? I think it depends on which generation you have. You know, if you have the first generation after the wild fish, they still have this long mouth. But when you breed them with the sisters and brothers, they lose the shape. This is, I think, the reason. Because this Phenocilus you can find very seldom as wild fish. You know, only from time to time. Allora ha chiesto giusto Phenocilus, giusto? Sì, sì. I Phenocilus che nel lago hanno una bocca ma praticamente un uso molto più allungato, giusto? Invece in acquario no, lui dice che ovviamente dipende da che generazione. Il problema è che i wild, i selvatici, non sono molto offerti in genere. Yeah, because the problem is that only few people really breed with wild fish, because they are so seldom. You know, nobody has the wild Phenocilus, only a few people. Okay. So they breed with the already tank bred fish, you know, and this is why they lose the shape a little bit. Molto pochi praticamente riproducono quelli selvatici perché sono offerti. Thomas, so there are reported only reproducing Phenocilus, the only wild rest in the fish farm. I didn't understand. Non ho capito neanch'io. Praticamente i selvatici restano solo sulle fish farm e vengono importati solo in prodotti. Okay, he asked that the fisheries in the lake have only wild and he Import only we export only the No. wild. We import wild, Ah, but only very few fish, because they are difficult to find. No, sono difficili da prendere, dice, sono difficili da prendere, per questo non è che loro li riproducono, sono proprio difficili da prendere. ok. Posso fare una domanda? Sì, No, ma non so se ho capito bene. Guardando le prime foto del trofeo su Perspica, le prime foto che abbiamo visto, vedere le varietà che avevano giusto nell'altro, però le prime foto, proprio il rosso, Perspica, sì. sono pesci che sono anche in natura. In natura Perspica, Infatti, sì. ho capito bene. Sì. A differenza dell'oggi, Questo no, qua. poi c'è esatto, questo qua. Ok. Perché io questo qua li ho avuti. Yeah, Questa è una forma naturale. Perché spesso si dice che, al di là, ci sono anche delle varianti che sono molto colorate, lo sappiamo come l'oggi, no? Sì. Però spesso dicono che questo qua non esiste in natura. No, lui ha detto invece che questo è quello naturale, però del Perspicax. Esatto. Poi ha fatto tutta la cosa facendo l'asso. Però non dicevano che sono arancioni, infatti ho messo la foto che c'è questa colorazione dove c'è quello brutale. Sì, esatto, però questo io ho avuto degli esemplari proprio identici a questo, che venivano da Williams, proprio identici, ma parlo di 10 anni fa. E qui ho avuto sempre i dubbi,
The boats, some specimen from Finland, and they orange and red. But he asked, I don't know if Gli danno da mangiare le teste delle bicche. It's natural, yes, but they are variable, like I explained. Some of them are just a little bit orange and others are blue. That's natural. No, dice che alcuni sono più rossi, Orazio, alcuni sono più rossi, alcuni sono più rossi, altri sono più arancioni, però è naturale. Yes, of course. Yeah, of course you can. Compromis spectabilis living all in the Tanzania coast. I cannot say for sure, but we import them only from Tanzania. But that doesn't mean that they don't live in Malawi too, but they're not imported from Malawi coast. They're only imported from Tanzanian coast. But I don't want to say that they're not there, because I'm not sure about it. Maybe they're there. Lui dice se era Bucocromis spettabili, si dice ma vive solo nelle acque della Tanzania? Dice non lo so, io però non importiamo solo da lì, quindi non posso darti per sicuro che non ci sia di là, ecco. Vedi come sta Guido, proprio al modello. Questo lo chiedi tu però. Perché cosa combinare? La Pachydermatous tanzania era l'unica specie che prendeva la varietà, ma c'è anche il Pachydermatous che più o meno ha una caratteristica simile. We asked about the speckles of Phosphorochromis. Phosphorochromis is similar to... No. I know what he means, because some of the Ostratus, they have also something like speckles, but it's not comparable, it's different. Si dice che non è la stessa cosa, ecco. È una domanda? It's a question about the discovery of Raduno Spearmint. It was in the 90s. Yes. Negli anni 90. Vuoi anche il Vuoi sapere il giorno? giorno? Vuoi sapere anche il giorno? Va bene così. La mia è una domanda semplice, più altro per capire un po' i gusti del relatore, nel senso di Muna, qual è la specie che preferisce e perché? Which species do you prefer and why? Me personally? Muna or Tato? To be honest, in the meantime, for me it's difficult to say, because I'm working with the fish now for about 28 years. And by the way, I don't have any fish at home, private. And in the meantime, I like both, even the Tanganyikas, because when you have the possibility to go to Africa and visit the lakes and see the fish in the nature, it's so fantastic that afterwards you like all of them. So I cannot say I like Mbuna, I like Haplochromis, I like Tanganyika, I like all of them. But it's in the meantime it's my job, and I'm not having fish at home. Allora lui praticamente non ha pesci a casa e dice che gli piacciono tutti, perché quando poi vai a vederli nei laghi, cioè nel lago è tutto bello, cioè, capito? So for me it's difficult to say what I like the most, and I cannot say. Una domanda, se, visto che stanno cominciando a sfruttare il lago anche per altre cose, si cominciano a vedere gli effetti dell'inquinamento sul lago o do you see the effect of eutrophisation, of pollution in the lake, Malawi? Pollution? Yeah, pollution. No? Absolutely no. No. There's no pollution. Also, some people, you hear stories about that some of the fish are no longer existing because they were all caught, and now the population is no longer existing. And in my opinion, this is simply not true, because when you go to the lake, this lake is completely full with fish. So, and the people which live at the lakes,
They take the fish every day for food, you know. Tons of them, like you saw on one of the picture in the boat. They take tons of fish every day for food. And we, as the people who keep a few of them in aquarium, we don't destroy anything. The pollution, yes, of the I understand, water. no, Okay, I just okay. pollute, there is no pollution. No, lui dice che non lo vede, non c'è, perché poi anche i pescatori pescano tonnellate di Yeah, pesce. you know, there are no big companies at the lake where there's nothing there. Non ce ne sono. But also, I came to the idea to tell you about it, that about the stories that the people who love the fish in aquarium destroy the nature. So this is not true. No, invece lui rispondeva anche al fatto che quelli che hanno gli acquari, quindi arrivano pesci, se vanno a distruggere le popolazioni di natura. Questo. No, poi ha capito anche Sorry, talking about what you've just said, I have a question about selling the first Sarosi. So what we read is not true. No, because Sarosi is still there, and unfortunately I don't have the picture with me because a friend of mine, he was at the place at Taiwan Reef where the Sarosi lives, and he made underwater pictures with a big colony of, in one picture, 50, 60 fish. So and this is only a few days ago. How long is it ago? I think 4 weeks or something like this. And he took pictures underwater of Sarosi, and there are plenty of there. The same also is a problem with the Temazoni, because they're very small and they hide in the rocks. So if you come, they all go away. So you think there is no Temazoni, but when you keep calm and you stay there, they all come out here and there. Cioè praticamente dice queste specie quando entri in acqua, dei masoni, giusto era uno o l'altro, tu le trovi, ti saltano i saulosi, tu le trovi, ci sono, anzi uno appena tornato, pochi giorni fa non ci va, mi ha fatto vedere una fotografia importantissima. And also regarding the Saulosi, some people say that somebody put red Saulosi back in the lake. But this, I think, it's a joke, because when you know the people living on the lake, there's nobody who has the idea to put fish back. They only have the idea to take and eat the fish. So nobody will put any fish back. So, and like I told you, the friend of mine, he made a picture and I saw it with my own eyes. Many on the pictures, so the fish is there and the population is healthy. It's no problem. Cioè qualcuno diceva che è stata la gente che riproduceva le butto nel lago, ma non è vero che la gente che ci sia. Gianni has to invite us. Cosa non è stata l'ultima volta giù a naso? I was at the Lake Tanganyika only 3 weeks ago. Nel Tanganyika però, è un'altra cosa. Malawi is quite long ago. It's already some Malawi years ci va ago. giù da tempo. Do you organize some trip, example for us there? Usually not. No. But I can explain why. Because if you do a trip to the Lake Malawi, for example, and some people think about having a nice holiday there, but it's not like that. And I hear all the time from people, you take the people with you, they come there, and they do complain all the time. They say, this is not, the food is not good, it is too hot, I'm afraid of malaria, they only have troubles. You know? And this is difficult. So usually I don't like to take people there because you never know what they will tell you afterwards. Sì, perché usualmente dice non organizzo viaggi perché non è una vacanza, cioè perché invece la gente va là pure la malaria, non c'è cibo, non c'è da mangiare, cosa fa? Insomma, non sarebbe un problema nostro. Sì, pensando a volte qualcuno che chiede, ecco, no, ma non è il nostro, credo. Però sai com'è. Do you like Lake Malawi or Both. Before Turkey. Both. Even some Victoria I like. I don't know if
if you want, because I have about maybe 10 pictures, of just a few pictures of my last Tanganyika trip, if you want to see it. Ok, noi vediamo. If you have the time, I don't know. Sì, sì, non so dove si mangia. Solo che ha le foto del termine diciamo Nothing spectacular, but maybe they like to see it. Allora dici che se abbiamo tempo lui ci mostra le foto del Tanganyika, ma non so come. Mario, chiedi per mangiare. Ma dove si mangia? Dietro il bar. Ma dove si mangia? Beh, we have 10 minutes, 15 minutes. Just a few pictures. A poche. If you want. If you don't want. So then we have to go with and then it's just the last pictures, not the first ones. Not the first. Just the last pictures. The last one. No, Giacomo, una roba l'abbiamo messa qua. No, this one. More. Giacomo, Magari c'è foto compromettente. Che Stefano sta pensando alle sue. Okay. So I take a seat. It's only 5 minutes. Okay. So this was my last trip to Lake Tanganyika, and first I stayed in Dar es Salaam, and what you see on the man on the left is Kilit Vaita. He's I think the first man who exported fish from Lake Tanganyika. He exported the first fish in 1980 already. Ah, questo è stato a quella Kilit sinistra. Vaita. Non ho capito il nome, però è stato il primo a esportare pesci nel 1989, se non ho capito male, dal lago Tanganyika. So I visited him in his facility there, and I know him already for more than 25 years. So it was very nice to see him. And this is on the right side is a friend of mine, and we were discussing about his fish and what he can do to treat them, and other discussions I had with him. Ah, certo, come trattare i pesci, sono discussioni. So and then we went from Dar es Salaam to Kigoma. Qui stiamo andando da Dar es Salaam a So Kigoma. this is Kigoma is a smaller village directly at the lake, and you see this is where you arrive when you come to the plane. Kigoma è molto piccolo come villaggio. Also a friend of mine, and this was on the fish market. And there you see a lot of fish which you usually keep in aquarium, and of course they sell it on the market. And very interesting about this picture is because you see again the catfish, Augenoglanis occidentalis. Questo siamo al mercato e c'è un po' di tutto il pesce, tra cui anche l'Augenoglanis occidentalis. And interesting about this is they have red dorsal and tail fins, and I didn't know that this fish is existing with red fins, so it was the first time. Ah, Augenoglanis? Yes. Ah, ok, la cosa interessante è che li ha la dorsale rossa, io non ho mai visto una cosa di questo genere. Yeah, that was very interesting for me to see because I didn't know that Ah, this non lo is sapevo, l'ho imparato lì. And here, those fish which you see here, usually all fish for the aquarium, different xenotilapia species and other beautiful fish which many people keep in aquarium. Ah, qui ci sono anche specie interessanti d'acquario, qua, xenotilapia addirittura. Here again, the redfin Augenoglanis. Sempre Augenoglanis. Yeah, here we made a trip to the Gombe National Park. Qui siamo al Gombe National Park. Can you see this? And also some parts of the lake, and there we just for fun we caught a few fish to see what's living there, and here you see the fish. This is Simochromis babauti, Questo è Simochromis babauti, uno dei pesci, poi pesci vivono lì. Aulonoclanus devinti, Aulonoclanus devinti, Stenochromis hobai, Stenochromis, sì. and Xenotilapia spilopterus. Ah, Xenotilapia spilopterus. Again, Simochromis babauti, and Tropheus trichadi from there. Ah, questo è il briciardo di From Gombe. di Gombe. So this is this was our taxi driver.
And at the end of the day, this is how they wash their cars. This is in the lake. Questo lava la macchina nel lago, ovviamente, è il nostro taxi. And that was very interesting to me because usually in the Lake Tanganyika you find the Neotauma shell or snail. And this was a very nice one when you see the shape of the houses. That was allora, generalmente nel Tanganyika troviamo come mollusco il Neotauma, invece questo è differente, vedete che è molto bella anche. I found there, very nice. And this is also one of the coasts there. I found a lot of the Tanganyika clowns. And Eretmodus, Spatodus, Tanganiconus, it's the group. And there I found a new Eretmodus at this time. Qui c'è Tanganiconus, ho trovato anche un nuovo Eretmodus. This is the Eretmodus. No, this is Jacobson Beach's fault. And this is Eretmodus Cyanus Tictus from there. In Venetian Park or not? This is on the park. Ah, okay. Yeah, and this is on the way back, you see, the very, very nice airport. Okay, finished. You catch a new airport? Yes, actually. Yes. Ah, okay. So I go for lunch or what's the plan? Mario, ho pagato il testo là. No, abbiamo già stampato, ma anche può essere però sai che non è ancora scritto, dovrebbe essere scritto, però c'è stato anche il ponte. Thank you very much for your help. Quelli che esili di fisico si vedono subito. Non sei vicino a morte.